No ragazzi, non ci credo, guardate che prezzo alla benzina da questa pompa vicino a casa mia. Assurdo, non trovate? Ma fortunatamente, amici miei e cari benzinai furbetti, la pacchia sta per finire. O almeno dovrebbe. Infatti, pochi giorni fa è entrato in vigore, o almeno sarebbe dovuto entrare in vigore, un nuovo decreto a favore di noi utenti della strada, noi automobilisti, camionisti, motociclisti, insomma, tutti noi che consumiamo benzina giornalmente e che dobbiamo acquistarla a prezzi assurdi come quello che vi ho mostrato poco fa. E il punto più importante di questo nuovo decreto, almeno secondo me ragazzi, è l'obbligo per i benzinai, le pompe, di esporre, oltre al loro prezzo di vendita della benzina, del diesel, quello che è, insomma, anche il prezzo medio calcolato su base regionale dal Ministero della benzina. In questo modo siamo maggiormente tutelati dal prezzo della benzina che alcune pompe gonfiano, diciamo, fin troppo. E non perché si tratta di pompe ragazzi, ma perché ci vogliono guadagnare qualcosina in più, è lampante. Ovviamente se stiamo entrando in una pompa che espone un prezzo di vendita superiore al prezzo medio regionale, magari ci pensiamo un attimo prima di fare benzina e, diciamo tra noi e noi, magari vado alla pompa che sta lì a 200 metri di distanza, che forse ha un prezzo più basso, ecco, e così possiamo risparmiare qualcosina. Ma questo amici non è la soluzione al prezzo esagerato della benzina? Assolutamente no. Diciamo che è un piccolo tampone per tutti i vari distributori che gonfiano un po' i prezzi, che poi almeno secondo me la benzina dovrebbe costare lo stesso prezzo praticamente ovunque, almeno la benzina dello stesso gestore. Poi vabbè, sono matto io. Ma attenzione ragazzi, perché non è finita qui. Ci sono novità. All'inizio del video ho detto che questo decreto sarebbe dovuto entrare in vigore già dal 15 gennaio con l'obbligo di esposizione dei prezzi dal prossimo 14-15 febbraio, ma c'è un piccolissimo ostacolo, ovvero i benzinai hanno fatto ostruzionismo, hanno minacciato di mobilitarsi contro questo nuovo decreto. Perché? Perché non vogliono esporre prezzi medi su base regionale? O perché ci sono sanzioni fino ai 6.000 euro per chi fa il furbetto, oltre alla sospensione dell'attività per i furbetti che sono recidivi nel tempo. Secondo me ci sta benissimo una cosa del genere. Ora non so perché i benzinai si sono mobilitati così velocemente contro questo nuovo decreto e non contro i prezzi della benzina assurdi, non lo so, lo chiedo a voi, magari se mi seguite sul canale fatemelo sapere con un commento. Comunque questa è la realtà dei fatti. Ora non so se il decreto è entrato davvero in vigore o dovremo attendere le consultazioni, modifiche, insomma ho paura che alla fine non si farà più nulla. Ma vabbè ragazzi, questo è un po' come gira il mercato purtroppo. Quello che posso consigliarvi è di controllare sempre il prezzo medio del carburante nella vostra città, nella vostra regione. Ci sono tanti siti, applicazioni, anche l'infotainment ormai lo fanno, come ad esempio il mio. Ecco, guardate, ad esempio questo è il prezzo della benzina nella zona dove c'era quel benzinaio con il prezzo così alto e notate che è davvero elevato rispetto agli altri. Insomma, cercate di non farvi fregare. Mi ci metto pure io in mezzo, non facciamoci fregare e cerchiamo di acquistare la benzina al prezzo più basso quando è possibile, anche se il problema andrebbe risolto alla radice. Vabbè amici, questo è tutto, cos'altro posso aggiungere? Non ci sono parole, però voglio sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto e vi ha fatto un po' innervosire questa notizia, lasciatemi un bel like per supportarmi, condividetelo a tutti i vostri amici in modo che tutti possano sapere quello che sta succedendo e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto ovviamente. Vabbè, ci vediamo al mio prossimo video, sempre qui su Addicted2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi e mi raccomando amici delle pompe, non fate furbetti.